Ciao, sono René Zanella, Digital Marketer Freelance, e in questo video sono in giro per Porto, come vedete, sul ponte di Porto, e vi mostrerò le top 10 cose da fare e vedere in questa città. Tra le cose da vedere a Porto c'è sicuramente la Libreria Lello, che è una libreria nel centro storico di Porto da cui la leggenda narra J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, ha preso spunto per ricreare quella che è la famosa biblioteca di Hogwarts di Harry Potter. Tra l'altro non è l'unica cosa da cui J.K. Rowling ha preso spunto per scrivere il romanzo, anche i tipici mantelli che siamo abituati a vedere nella saga dei maghetti sono i mantelli che utilizzano gli studenti universitari qui a Porto. Quindi J.K. Rowling è stata qui. Ed eccoci qui al Jardin del Palacio do Cristal, che è questo parco appena fuori Porto. È un po' scomodo rispetto alle altre cose che vedremo qui nel video. Ci sono i pavoni, che se si sentono, ci sono anche tipo dei galli particolari, piccioni. La cosa più bella di questo giardino è, senza ombra di dubbio, la vista. La cosa fighissima è che ha due viste pazzesche su entrambi i lati. Da una parte si vede il ponte, quello di cemento, che va verso Matosinhos, che vedremo più avanti nella classifica, e da quest'altro lato invece si vede addirittura appena il ponte Don Luis e tutta Gaia con le wine cellars. Anche questo lo vedremo più avanti nel video. Ottavo posto, Clérigos Tower. La chiesa di Clérigos è un'opera barocca dell'architetto Nicola Nasoni, che qui in Portogallo chiamano Nicolau, e la sua torre, la torre di Clérigos appunto, è alta circa 76 metri ed è, a mio parere, il punto più figo da cui vedere Porto dall'alto. Per salire ci sono 240 scalini, una bella faticata, ma fidatevi, ne varrà la pena. E da qui sopra inoltre si vede il Base, che è in assoluto uno dei miei locali preferiti della città. Can we have 4 pastel de nata with the cinnamon? To take? Yeah, to take, thanks. Ok, un'altra delle cose tipiche da mangiare qui a Porto sono i pastel de nata, che in realtà non sarebbero tipici di Porto, sarebbero più di Lisbona, ma siccome li trovate anche a Porto, se siete solo a Porto e non dovete andare a Lisbona, li assaggiate qui. Il mio posto preferito è questo, Mantegheria, che ce ne sono vari in giro per la città, e adesso li assaggiamo. Qua la busta, allora ne abbiamo presi 4 per non farci mancare nulla. Ok, allora assaggiamo questi pastel de nata. Io li conosco bene, ma c'è sempre come fosse la prima volta. È questo tortino con la cannella praticamente, no, con la crema. La cannella dobbiamo mettercela noi sopra, la appoggiamo qua un attimo. Prendi la cannella, fai questo lavoro qui, che avviene una cosa di questo tipo, e adesso è la fine del mondo. È buono, ogni volta è come la prima volta. Adesso tocca al turista assaggiare. Guarda là, qua che stai spolverando tutto. Una cannella, che bello. Vai. Speciale. Guardalo. E quando vai in un posto nuovo non può che mancare il provare i prodotti tipici locali, in questo caso açaí. Siamo sulla spiaggia di Matosinhos e proveremo questa açaí, che in realtà il frutto sarebbe più brasiliano d'origine. Questo specie di gelato appunto è l'açaí. Io ci ho messo granola normale, cocco, açaí di nuovo, granola al cioccolato, cocco e açaí. Molto semplice, perché si può mettere 1000 topping, salse diverse, 1000 farciture diverse. Io la faccio abbastanza tradizionale perché mi piace l'açaí. Non l'avete mai assaggiata? È la cosa più buona al mondo, soprattutto dopo una giornata di spiaggia, dopo una sessione di surf. È andata malissimo, lasciamo perdere. Se qualcuno vuole aprire una açaí story a Bassano del Grappa, io parto. Ultimo dei piatti tipici portoghesi, francesinha, questo mapazzone con dentro un po' di tutto. Anche questo già provato, già visto in altri video, però non potevo metterlo tra le cose da fare, e in questo caso mangiare a Porto. Comunque si inzuppano le patatine dentro la salsa e si mangia.
Uno dei posti più turistici di Porto è sicuramente Caix da Ribeira, che è questa via con tutte le case colorate, una foto super tipica e caratteristica appunto di Porto. Qui c'è il ponte, il Don Luis, che è stato costruito da Eiffel, lo stesso architetto della Torre Eiffel di Parigi. Adesso attraversiamo il ponte e andiamo dall'altra parte per il prossimo punto, per la prossima destinazione di questo nostro tour di Porto. A vida é tão rara. Ed eccoci dall'altra parte del fiume, abbiamo lasciato Ribeira alle nostre spalle, siamo venuti qua dove ci sono tutte le cantine una dietro l'altra. Tra l'altro in altri video precedenti che vi lascio in descrizione ho già fatto anche i tour delle cantine e appunto ci sono tutte queste cantine di Porto, che è il vino tipico di Porto, che si chiama così come la città. E tutte queste barche che vedete con le botti è perché lo producono nelle colline del Douro, che sono nell'entroterra portoghese, e poi lo trasportano qui in città via barca, ancora adesso. E quindi vedete tutte queste barche con le botti. Tour delle cantine da fare, consigliato, vi consiglio la Carême, che è quella che ho fatto io, che merita, oppure la Ramos Pinto, che è la seconda che ho fatto io e merita anche quella. Le danno come un po' le migliori da fare. Tra l'altro oggi, essendo domenica, è anche pieno di mercatini e pieno di persone. Questo invece è il mercato di Gaia, dove ci sono posti dove si può andare a mangiare o acquistare frutta, verdura eccetera. Ve lo faccio vedere al volo anche questo. Gli azulejo sono queste piastrelle di ceramica bianche e azzurre, tipiche del Portogallo ma soprattutto di Porto. Le troviamo un po' dappertutto, sulle chiese, sui palazzi storici, e sono super caratteristici, super instagrammabili e quindi si meritano il quarto posto della nostra classifica. Il posto a mio parere più bello e più caratteristico per quanto riguarda gli azulejos è la stazione ferroviaria di São Bento, che è vicino ad Aliados, ed è tutto questo ingresso super particolare con gli azulejos, e poi all'interno ci sono, ovviamente, essendo una stazione ferroviaria, i treni. E il posto sicuramente più popolare per quanto riguarda gli azulejos, Igreja da Carme. Un altro dei posti più tipici per quanto riguarda gli azulejo è la chiesa di Sant Ildefonso, che si trova alla fine di Rua de Santa Caterina. E figa. Ed eccoci qui, un'altra delle cose assolutamente da fare se si viene a Porto è noleggiare una bici, come noi abbiamo appena fatto, e andare a Matosinhos, che è in assoluto uno dei miei posti preferiti qui di Porto. Quindi vi faccio vedere un po' il tragitto e poi ci vediamo a Matosinhos. Amen. Ed eccoci arrivati a Matosinhos, che è la spiaggia principale di Porto, dista 35-40 minuti in bici, oppure con la metro in 20 minuti siete qui. Adesso facciamo un po' di surf e poi andiamo a mangiare. Ok, surf session terminata. Com'è andata? Poteva andare meglio. Enrico, cosa dici? Prima lezione. Sì, prima lezione, no. autodidatta. E adesso andiamo a mangiare. Merita sicuramente il secondo posto la Fondazione Serralves, che è questo complesso con un museo di arte contemporanea e un parco. Nel museo potete vedere cose strane di cui non capirete il senso, quadri vari strati super fighi, e poi, una volta finito il tour del museo, potete fare una passeggiata nel parco, che è la cosa che a mio avviso dà a Serralves il secondo posto nella mia classifica delle top 10 cose da fare e vedere a Porto. Il parco è enorme, vi perderete sicuramente, e la parte più bella è il Tree Top Walk, che è questo camminamento sospeso in cui vi sembrerà più di essere in Portogallo, di essere in un paese scandinavo. Per chi si ferma a Porto per più di qualche giorno, questa è sicuramente una tappa consigliata. Attraversamento del ponte con vista pazzesca. Qui siamo sopra il ponte Don Luis, di cui si vede Gaia. Questa di qua invece è Caix da Ribeira, e adesso ci dirigiamo in un posto segreto che sta là dietro. E una volta attraversato il ponte, questa è la vista su Ribeira, ponte Don Luis, fiume, vista pazzesca.
Adesso ci sediamo sul parco e aspettiamo il tramonto, così diventa tutto ancora più bello. E con questo tramonto da paura io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto like, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!